Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere come sarà questo febbraio 2025. Per chiunque ancora non l'avesse visto, l'oroscopo 2025 con tutte le tue case astrologiche che sono le aree più importanti della tua vita, lo puoi trovare nella mia playlist oroscopo 2025, ok? E per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi vi esorto a studiare i miei contenuti della mia playlist l'arte sciamanica per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della tua realtà grazie alla magia applicata, la magia pratica, ok? Detto questo, allora partiamo subito, vediamo qual è la linea evolutiva per te in questo febbraio 2025. Utilizzeremo gli Angelion. Allora, vediamo la linea evolutiva per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci. Linea evolutiva. Maestri, mostratemi per favore qual è la linea evolutiva delle mie ragazze e i miei ragazzi del pesci. Maestri, mostratemi. Sabbe satta sukhi kontu. Sabbe satta sukhi kontu. Sabbe satta sukhi kontu. Allora, linea evolutiva per te di questo mese. L'ombra protegge, esplorazione profonda e interiore. La linea evolutiva è l'ombra. Cos'è l'ombra? L'ombra è il tuo subconscio, è la parte più profonda di te. E come vi dico sempre, sono gli inferi di Ade. Gli inferi di Ade dove Perseo scende per recuperare gli strumenti per tagliare la testa a Medusa e poi esce vincitore, no? Quindi il tuo subconscio è la tua più grande forma di ricchezza. Ciò che c'è nelle tue profondità è la tua più grande forma di ricchezza, perché quella ricchezza ti protegge. L'ombra cos'è? Tutto ciò che è in ombra, è oscuro, e quindi è la parte intuitiva, la parte femminile, la parte tua che ha l'intuizione. L'ombra è tutto ciò che non si vede, l'oscurità è ciò che ti protegge. L'oscurità intesa come femminile, come la luna, come le intuizioni, come tutto ciò che c'è nascosto in te è ciò che ti protegge. E quindi questo è il mese in cui è richiesta una profonda esplorazione interiore, più del normale, come state già facendo tantissime allieve della scuola, nostri, siamo tutte allieve della scuola iniziatica della trascendenza. Farai un lavoro interiore bellissimo in questo mese di febbraio. Un lavoro interiore bellissimo che ha a che fare con la riscoperta di alcuni talenti e qualità. E sono in gestazione, ci sono tanti talenti e qualità che sono in gestazione con questa carta qui. Qua c'è un sole nero, no? Il sole nero è anche il terzo chakra. Il terzo chakra non è proprio corretto dire così, però il sole nero ha a che fare con l'autostima. Quell'autostima che ha a che fare con quelle forze, quelle istanze che ti abitano dentro, che fanno parte dei tuoi antenati, i tuoi avi, lo spirito guida, il tuo essere selvaggio, il tuo essere sciamana, sciamano, il mago. Quindi è in gestazione questa completezza in questo mese qui. La completezza di sentirti piena di tutte queste istanze, di tutte queste forze. Quella gestazione ti protegge, cioè quella gestazione che hai dentro sono le tue qualità, i tuoi talenti che ti proteggono dalla mente razionale, che ti dice la mente razionale non puoi fare niente, non vali. Questo è il modus operandi. Adesso andiamo a vedere che ti voglio dire altro con questa carta. Fate le pratiche, ragazze mie, di magia pratica. Quando esce questa carta è proprio fate le pratiche che trovate sul mio canale, l'arte sciamanica e meditazioni guidate. Va bene? Beh, vediamo un po' con gli oracoli cosa ci raccontano i maestri. Maestri, mostratemi con gli oracoli evoluzione per te in questo mese di febbraio 2025. Cosa mi parla questa esplorazione profonda?
che livello è questa esplorazione profonda, pesci? A che livello è questa esplorazione profonda, pesci? Mettiamo 3, 1, 2 e 3. Allora, vediamo un po'. La porta del sole, qua c'è un'energia maschile. La porta delle stelle e la porta della luna. Ah, ci picchia, ragazze mie, che state combinando qua? C'è divino maschile, divino femminile e in mezzo c'è la stella. Allora, ragazzi, ci vorrebbe un podcast per il tuo video con queste carte qui. Te lo dico in breve. E dalla fine di febbraio, ok? Intorno al 20, quando inizia il tuo segno zodiacale. Allora, qua tu stai per manifestare una bomba, perché è in gestazione divino maschile e divino femminile interno con al centro la realizzazione del tuo scopo di vita. Acquisizione di talenti, acquisizione di capacità, tutto ciò che ha a che fare con la tua vera natura. Il mese di febbraio sarà una gestazione perché dal tuo compleanno in poi si manifestano dei talenti che avevi dentro, delle capacità che avevi dentro che stavi covando, l'autostima di cui ti ho parlato. Allora, ci sono delle figure maschili che tu hai visto come degli esempi, o delle figure maschili che hai distorto, perché qua è figura maschile, archetipo padre, archetipo madre. Allora si metteranno in assetto, non so se si può dire così, comunque in equilibrio, diciamo, archetipo padre, archetipo madre. È come se mi risolvi un karma dettato dall'archetipo madre, archetipo padre, realizzando il tuo scopo di vita, la tua missione quotidiana, sentendoti appagata per ogni singolo istante della tua vita. Una bomba sta succedendo qua con queste carte qui. Queste carte ti chiedono, senza orpelli, senza costrutti, sì, con 2 i, la tua natura. Quindi magia pratica 10, ragazze mie, l'amante mistico, perché l'amante mistico sta per riversare in te qualità, doti e talenti che tu stavi chiedendo da non so quanto tempo, forse da tutta una vita. E allora, non so che figura, non so che tipo di rapporto hai avuto con tuo padre, non so che tipo di rapporto hai avuto con tua madre, ma laddove c'erano delle discrepanze, delle disarmonie, questo è il mese in cui tu me le sani tutte, perché c'è la stella in mezzo, che è la carta di febbraio. La sanazione del dover fare, dover essere, no, io sono, ok? Bellissimo, veramente bellissimo. Ok, vediamo adesso carta a carta, va bene? Vediamo sulla porta del sole cosa mi raccontano. Maestri, mostratemi per favore, spieghiamo la porta del sole, spiegazioni sulla porta del sole. Spiegazioni sulla porta del sole, per favore. Vediamo. 6 di coppe, sì, bambino interiore. 4 di coppe, rifiuti tutto ciò che non ti va più bene. Cambio netto radicale. 7 di coppe, progetti. Asso di denari, ullala. Allora qua io vedo tanti progetti, diversi progetti. 7 di coppe, asso di denari, tanti progetti e un'offerta. Un progetto che riguarda un'offerta importante, in concreto. Questa offerta può parlare di qualsiasi cosa, di lavoro, di denaro, di un investimento, una cosa importante arriva per te a febbraio.
Qua io vedo tante cose, vuoi fare tante cose e si inizia con una cosa concreta. Qua mi parlano di morte, di cambio rispetto a cosa? E probabilmente qua con la porta del sole ti sei conformata da piccolo a un volere del padre, al volere del padre, o ti sei ribellata al volere del padre o ribellato. Ecco, qua c'è una sorta di rifiuto di tutto ciò che da piccola nell'infanzia volevi dire no, ok? Volevi dire no, invece hai dovuto dire di sì. Per compiacere, no? Compiacere l'altro, il padre, e così ti sei riportata questo nelle relazioni. Avviene un cambio, si apre un nuovo mondo, 7 di coppe, tanti progetti. Sì, tanti progetti. C'è proprio un riacquisire la tua bambina o il bambino interiore qua col 6 di coppe, rifiutando tutto ciò che non è conforme a quello, facendo un cambio, si aprono progetti e c'è un'opportunità importante. Tant'è che la porta del sole è anche la realizzazione, no? Qua ci sono forti segni dell'Ariete e dello Scorpione e del Leone, se può esserti utile. Ok, poi mi dirai durante il mese. Vediamo un po' su quest'altra, sulla porta delle stelle. Porta delle stelle, mostratemi maestri sulla porta delle stelle. Mostratemi sulla porta delle stelle. Re di spade, cavaliere di coppe, un'offerta. Paggio di coppe, offerta, invito, 8 di spade. Wow, la stella di nuovo, accipicchia, di chi ti innamori? Allora, qua mi parlano sia d'amore che di un'offerta da parte di qualcuno. Cioè una persona che prende una decisione ferma, può essere anche una persona... L'amore lo vediamo dopo, però qua mi dicono che con la stella c'è la realizzazione di un desiderio in questo mese di febbraio. Qualcuno si fa avanti o ti porta qualcosa, una coppa, ti fa un invito è un'offerta, una persona decisa, una persona ferma con le idee, sa quello che vuole nei tuoi confronti. Questo 8 di spade mi parla di una certa incapacità di muoversi, non so se da parte tua, che sono le spade, sono il mentale, no? Un po' di stress, dubbi, un'incapacità a muoversi, a sentirsi degna o degno di questa cosa, non lo so, però qua si realizza questo desiderio. La stella mi parla di una bellissima energia di condivisione, ma può essere anche una persona amica, molto amica, che ti supporta nel percorso evolutivo, emozionale, incitandoti a vedere la tua bellezza, come ci insegna la porta delle stelle interiore, la tua bellezza interiore, a esprimerla, una persona con la quale c'è questa opportunità di sentirsi a proprio agio e di andare incontro alla realizzazione del tuo vero essere, con la quale confrontare il tuo vero essere senza vergogna, senza drammi, insomma. Vedo che c'è una grande realizzazione del tuo benessere personale qua, grazie a questa connessione. Qua abbiamo segni dell'acquario, gemelli, bilancia, cancro, pesci, scorpione come te, pesci come te, e la stella, l'acquario, proprio questo mese qui. Ci sarà una persona con la quale tu puoi aprirti ed essere chi sei. Può essere anche un grande amico, una grande amica. C'è una realizzazione bella e sappiamo che le anime gemelle sono le persone che supportano il nostro percorso evolutivo facendoci essere serene e felici di quello che siamo, no? Ecco, questa è una di quelle persone lì. Ok? Ok, andiamo a vedere adesso la porta della luna. La porta della luna, mostratemi maestri la porta della luna, di cosa mi parla. Spiegazioni sulla porta della luna. Spiegazioni sulla porta della luna. Due
di denari, asso di spade, decisioni, la forza, quasi ha coraggio di prendere una decisione. Da che c'erano dei dubbi si ha un'idea chiara di prendere una decisione, coraggio di prendere una decisione. 6 di coppe, paggio di coppe. C'è una persona che ti parla qui, che ha il coraggio di prendere una decisione. Io qua vedo dei dubbi, 2 di denari, dei dubbi, che faccio, che non faccio, asso di spade, comunicazioni, chiarezza decisionale, la forza, il recupero di una connessione, oppure avere il coraggio di fare questa scelta. 6 di coppe e paggio di coppe mi parla di una persona che si avvicina a te, molto amabile, può essere un vecchio amico o una vecchia amica, una persona che ti supporta, un invito. Io vedo una persona che ti aiuta a prendere anche una decisione ferma e chiara, oppure questa è l'energia della persona che prende una decisione ferma e chiara nei tuoi confronti. Forte energia femminile, o sei tu che prendi una decisione forte e chiara, o è una donna che prende nei tuoi confronti una decisione ferma e chiara. Può essere anche una madre, può essere anche mi può parlare anche di figli qua. Fatto sta che se c'erano dei dubbi e si cercava il coraggio di prendere una decisione ferma e chiara e parlare in modo fermo e chiaro, questo è il caso. Una persona che conosci bene, se di coppia, paggio di coppia, può essere una persona che ti è vicina a livello emozionale, ti ripeto, che ti aiuta a prendere una decisione, soprattutto per quanto riguarda la tua intuizione, ti supporta la tua intuizione. Può essere anche un fratello, un'amica, un amico, una persona più giovane di te, paggio di coppe, o comunque una persona amabile, cioè che ti aiuta a prendere una decisione. O ti parla questa persona perché ha preso questa decisione, da che c'erano un po' di dubbi. È una persona che già conosci bene. Può essere anche la persona di infanzia, ricevi comunicazioni da questa persona qui, ok? Abbiamo i segni del leone, cancro, pesci come te, scorpione, ok? Ok. Andiamo a vedere adesso sull'amore, nel dettaglio, ci mettiamo queste splendide carte, veramente un'accoppiata pazzesca. Allora, mettiamo la prima linea qui, la persona che ti viene incontro, la seconda linea, e la terza vediamo cosa accade in generale. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci in amore? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci in amore? Maestri, mostratemi sempre su chi conto. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci in amore? Vediamo. L'appeso, qua ci sei tu. L'asso di bastoni, opportunità. Wow, l'imperatrice, ci picchia, c'è un'opportunità da parte di qualcuno che ti dà tutto ciò che meriti, L'imperatrice mi parla di successo, di abbondanza, di crescita. Ti vedo molto allegra, molto allegro dopo un momento di grande introspezione interiore con l'appeso, hai cambiato prospettiva rispetto agli eventi, ti sei data, hai sacrificato il tuo ego, il tuo io, quello razionale, vedo che hai capovolto la prospettiva delle cose, anche in amore e nelle relazioni. C'è l'asso di bastoni, questo ti genererà in questo mese una profonda eccitazione e allegria, qualcosa che arriva che ti dà molta gioia e molta felicità con l'imperatrice. Questa è soprattutto anche la tua energia, nel senso può piacerti anche una persona con la quale ti senti corrisposta o corrisposto, mi spiego? Hai una grande energia nei confronti di questa persona, ma soprattutto è il tuo lavoro interiore con l'appeso, che è la carta della persona spirituale per eccellenza, che sacrifica il proprio io per rinascere nel sé. L'asso di bastoni è proprio l'energia kundalinica che grazie a questo lavoro si sviluppa in te, sentendoti felice e soddisfatta a prescindere, perché ti senti molto abbondante in questo mese. 7 di coppe, ci possono essere delle opzioni dopo un momento di fermo, diamanti, opzioni, qua si è rotta una relazione, è successo qualcosa e adesso ti trovi a fare una scelta, ok? Vediamo la persona che ti viene incontro. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro? Febbraio 2025, pesci. L'energia nei tuoi confronti qual è? La papessa, ci sei tu di nuovo. 7 di spade, o può essere una persona che ti evita o sta evitando di parlarti. 6 di spade. Perché il 6 di spade? Il 10 di coppe. Allora, la regina di denari.
Allora, qua mi stanno parlando di una persona, se già la conosci, che non ti ha detto delle certe verità, o ti ha nascosto qualcosa, non ti ha detto certe verità. Oppure ha avuto dentro di sé un momento introspettivo e evitava di parlarti, se la conosci già, ha evitato di confessarti, ha evitato di aprirsi. 6 di spade mi dice che è una persona che sta andando verso il 10 di coppe, è una persona che sta andando verso la condivisione con te, dopo un lavoro molto introspettivo che ha fatto. Quindi se è una persona che già conosci, magari c'era silenzio con questa persona, io vedo che da una situazione introspettiva evitativa va verso 10 di coppe, cioè va verso la condivisione con te. Se è una persona nuova, è una persona che è stata molto solitaria, ha evitato il contatto con gli altri, per certe vicissitudini, e adesso può nascere una bellissima condivisione, a partire da un'amicizia, a partire da un'amicizia una bellissima condivisione. Regina di denari, una persona che si prende cura dell'altro, 4 di denari, paggio di coppe, può essere una persona che ha dei figli. Vedi un po' dove ti risuona. Vediamo un po' alla fine cosa succede in amore per te. L'eremita, prudenza, la forza, il matto, accipicchia, perché il matto? Il sole. Allora, è una stesa potentissima, sono 4 arcani maggiori. 7 i denari. Allora, inizio per le ragazze single o i ragazzi single, d'accordo? Allora, qua arriva una persona con la quale inizierà una splendida amicizia, che è la base della fiducia per creare qualcosa di nuovo, no? Di importante. Io vedo che qua c'è la voglia di recuperare, dopo un momento introspettivo, molto introspettivo, da parte tua, c'è la voglia proprio di darsi, di prendere coraggio e darsi alla vita, il matto, di lanciarsi in nuova opportunità. Tra queste opportunità c'è un'opportunità importante, il sole, con la quale ci sarà una bellissima energia di condivisione e di amicizia, che promette bene per le ragazze single. Ti vedo avendo pensato molto al passato, avendo fatto una grande introspezione e avere adesso la forza e il coraggio di recuperarti, dare il massimo di te, godere della vita, il matto è la fede, no? Soprattutto per le ragazze single. Ora, se è una persona che ti ha evitato, che va verso di te col 10 di coppe, qua è una persona che tu conosci molto bene, conosci da tempo, vi conoscete da tempo, o comunque sia, vedo una certa prudenza da parte di entrambe le parti, soprattutto da parte di questa persona, nel fare le cose fatte bene, nel recuperare e partire da zero. Con il sole mi dice partire da zero, piano piano c'è un recupero a tutto tondo. Vedi 7 di denari qua sotto, c'è un buon investimento. 2 denari, sì, un buon investimento. Questa è una stesa bomba, eh. Mi dicono che è una persona molto saggia, ha fatto un grande lavoro interiore qua. E anche tu. Qua abbiamo i segni pesci ripetuto più volte, la Vergine, il leone, l'ariete, anche il leone ripetuto più volte, il toro, segno ascendente. Ok. Io i segni ve li do per una visione in più, ma l'energia è quella, mi spiego? Allora, vediamo l'energia positiva per te in amore, febbraio 2025. 9 di coppe, energia positiva, starai molto bene, molto contenta, contento, ma non per l'altra persona, perché hai ritrovato te stessa o te stesso. Quindi ti vedo molto contenta, contento e felice di lanciarti anche verso nuove amicizie, nuove cose, molto contenta o contento. È una realizzazione personale, il 9 di coppe stai bene con le tue cose, a prescindere dall'altro, e questa è la base per una relazione sana. Ricordati che c'hai divino maschile e divino femminile, con la stella in mezzo, la base di ogni relazione sana. Vediamo la carta negativa. 10 di denari, carta negativa. 7 di coppe, forse non so chi non può dare stabilità in questo momento all'altro, credo che sia, io ti vedo a te
godere del tuo essere, non volendoti impegnare, proprio impegnare, ma soprattutto impegnare con te stessa, con te stesso, nella tua crescita esponenziale personale, perché è esponenziale con l'imperatrice. 10 denari è tutto, no? In una relazione dare tutto, e qua abbiamo a tuo vantaggio invece il 9 denari, che è un'energia autonoma. Io credo che sia tu, che comunque stai bene come stai per adesso. Vediamo il 10 denari al blocco. Perché il 10 denari? Paggio di bastoni. Non vuoi, secondo me non vuoi realizzare, questo è il mese in cui ti sentirai piena con te stessa e godrai di questo, non vuoi subito realizzare qualcosa con l'altra persona, se non una splendida amicizia, qualcosa di bello da condividere. Vediamo al positivo no, sull'imperatrice a te. Perché l'imperatrice? Vedi che ti ho detto, c'è la regina di spade. Adesso lotti solo per ciò che ti fa stare bene, soprattutto per i tuoi interessi personali. Hai le idee chiare, prima vieni tu, poi viene tutto il resto. Mi spiego? Ok, qua abbiamo anche Acquario, Gemelli e Bilancia. Vediamo un po' con i miei oracoli lui-lei cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, cosa ti dirà questa persona? Stasera faccio l'amore con te. Allora, questa carta quando l'ho scritta pensavo quando due persone sono separate però fanno l'amore l'uno con l'altra. Dici, come si fa? Non vi faccio il disegnino, no? È un'energia erotica, anche un autoerotismo, insomma, dove c'è questa persona che io vedo che qua tu gli dai molta amicizia, ma non tu, ma ti tieni sulle tue cose, mi spiego? Quindi questa persona la farai completamente andare fuori di testa, per dire parole povere. Cos'altro? Ti sogno ogni notte, ti sognerà ogni notte questa persona, diventi l'idolo o il sogno di questa persona. Cos'altro? Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Diventerai una venerazione per questa persona, una venerazione, ok? Bellissimo, le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci, questa è una stesa bomba, divino maschile e divino femminile insieme con la stella, che te lo dico a fare. E quindi ragazze mie, ragazzi, studiate, praticate e mettete in atto questa meraviglia che abbiamo visto. Detto questo, concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.